nella baia sono stati contati qualcosa come 350-450 orsi. Ci sono veramente molti orsi, mamme con cuccioli, abbastanza piccoli. Si sa che non bisogna dare fastidio alle mamme orse con i cuccioli, ma fin tanto che tu ti fai gli affari tuoi e guardi ragionevolmente da lontano, loro non hanno alcun interesse di attaccare e produrre pochissimi numeri. C'è molto cibo qui, per questo sono più concentrati rispetto alla maggior parte delle altre aree. Così, nei luoghi della costa dove l'acqua si accumula, cresce quest'erba. L'erba delle steppe, ed è lì che vediamo più orsi, perché l'erba è il loro principale alimento a giugno. E non si disturbano tra di loro? Oh sì che lo fanno, specialmente per il pesce. Se ci sono pesci o femmine in gioco, allora si combatte. Sbattono le mascelle, fanno... Questi sono gli orsi della riserva del Katmai, uno dei parchi nazionali più estesi, suggestivi e remoti dell'intera Alaska. Il Katmai si può raggiungere in elicottero con dei piccoli aerei da Homer, un paese di 5.000 anime conosciuto come la fine della strada. In Alaska vive il 70% di tutti gli orsi bruni del Nord America e non c'è da stupirsi. Il pesce abbonda, la natura è preponderante, pervasiva e soprattutto ci sono pochi esseri umani. L'Alaska è il più vasto degli Stati Uniti e il suo stesso nome significa grande terra. Vai! Già pure. D'altra parte siamo into the wild. Sì. Quando si confronta l'Alaska con gli Stati Uniti, l'Alaska rappresenta più della metà degli Stati Uniti. Ma allo stesso tempo è tra i meno popolosi della federazione, nonché il meno densamente popolato. Ci abitano soltanto circa 730.000 persone. L'Alaska è il posto dove stare, è dura. Il tempo è pazzo, i cambiamenti di temperatura, le maree cambiano, ci sono molte sfide. Gli inverni sono davvero lunghi e bui e questo a volte porta le persone a bere molto di più. C'è molta violenza domestica in Alaska. Ogni persona che serve alcol o che lavora in un bar deve avere una tessera e devono superare un test su come vendere alcol e come riconoscere quando qualcuno ha bevuto troppo. Vedremo come se la caveranno durante il loro primo inverno. Noi conosciamo l'Alaska per quei programmi televisivi dal gusto estremo, o per il cane balto, perché ci sembra un luogo senza leggi o semplicemente perché è molto vicina alla Russia e lontana dagli Stati Uniti. A proposito, gli alaskani si riferiscono al resto degli Stati Uniti come Lower 48, cioè i 48 di sotto, Hawaii escluse, e rivendicano una propria identità unica. Come ho detto, vengo dagli Stati Uniti, la reazione è stata nah, ma non appena ho detto vengo dall'Alaska è cambiato tutto. Ti trattano diversamente, ti guardano diversamente, c'è più rispetto da parte degli altri, perché l'Alaska ha un mito intorno a sé. Penso che ci identifichiamo prima di tutto come alaskani. Alaska e Stati Uniti, infatti, non sono la stessa cosa, e gli alaskani non sono tutti come ce li immaginiamo. Come hai detto, sono di Curitiba, Brasile. Vivo negli Stati Uniti da circa 13 anni ormai e la mia famiglia vive in Connecticut. Ciao, mi chiamo David Jimmy e sono un nativo Yupik dell'Alaska. I miei genitori non parlano Yupik, voglio dire, non parlano quasi nemmeno inglese. Ho dovuto imparare da solo e cose del genere. Siamo venuti qui per mostrarvi come l'Alaska sia tutt'altro che una terra banale, buona solo da fotografare, e parlarvi della sua importanza cruciale per gli Stati Uniti e per il mondo intero. Faremo tutto questo grazie all'aiuto degli amici di BHS che, dopo averci supportato durante la nostra avventura in Kirghizistan, ci hanno dato la possibilità di filmare luoghi straordinari e di intervistare persone che altrimenti mai avremmo incontrato. Sai, l'Alaska mi ricorda un po' il Far West. Ci sono meno regole e restrizioni. Ti senti molto più libero qui rispetto a gran parte degli Stati Uniti continentali.
va bene? Sì, sì. Grazie infinite per averci aiutato. Non c'è di che. Ora vado a finire la mia birra. Ah, sì, sì. Il modo più semplice per raggiungere l'Alaska è prendere un aereo e atterrare all'aeroporto di Anchorage, la città più grande e sviluppata dello stato. Ci vive circa il 40% della popolazione alascana. Se sei stato ad Anchorage, ci sono cittadini che non sono mai usciti da Anchorage, ma non sono diverse rispetto a se tu andassi a San José, California. Sono sempre persone di città. Benché sia il centro nevralgico dell'Alaska e il suo più importante porto commerciale, Anchorage agli occhi di noi europei può apparire un po' desolata e non è la capitale. La sede del governo alascano si trova a Juneau, 900 km più ad est. Il mio nome è Kelly Cooper e sono membro dell'Assemblea della penisola di Kenai. In Alaska abbiamo i distretti invece delle contee, quindi i nostri livelli di governo sono la città di Homer. Loro hanno un loro governo. E poi sopra di esso abbiamo l'Assemblea dei distretti. E noi creiamo legislazioni e leggi per l'intera penisola, la penisola di Kenai. E sopra di questo ci sarebbe lo stato dell'Alaska. L'Alaska è uno stato federato degli Stati Uniti dal 1959, ma non è sempre appartenuta a Washington. Prima degli americani, sul finire del Settecento, erano stati gli esploratori russi a metterci piede per importare a Mosca pesce e pelli di animali. Ad oggi rimangono diverse tracce della presenza russa in Alaska, dai nomi di alcune cittadine alle chiese ortodosse, la più famosa delle quali si trova sull'isola di Kodiak, che galleggia di fronte alla riserva del Katmai. Attualmente 50.000 alascani si definiscono russi e ortodossi. Loro tendono a chiamarsi antichi credenti ed è così che mi riferisco a loro. La generazione più giovane si definisce semplicemente russa, molti di loro sono pescatori commerciali. Parliamo al passato perché ad un certo punto la Russia terminò i fondi per mantenere il controllo dell'Alaska. Così, nel 1867, la offrì per intero alla Casa Bianca, che l'acquistò per 7,2 milioni di dollari, pari a 130 milioni di dollari odierni. L'incorporazione dell'Alaska si rivelò profittevole. Quando sul finire del 1800 vennero scoperti dei giacimenti d'oro nella regione canadese del Klondike, sì, quella di Zio Paperone, decine di migliaia di persone migrarono in Alaska in cerca di fortuna. Lo fece anche un italiano, tale Felice Pedroni, che nel 1902 scoprì una riserva d'oro nei pressi dell'odierna città di Fairbanks, la seconda città più popolosa dello stato. La stessa Anchorage è stata concepita come centro ferroviario piuttosto tardi, agli inizi del Novecento, in modo da collegare Fairbanks al mare. A dire il vero, l'intera storia dell'Alaska è stata ed è tuttora segnata dalle risorse naturali. Quindi l'Alaska è uno stato delle risorse. Oltre all'oro, l'Alaska è ricca di argento, rame, piombo, zinco, cobalto e terre rare, ma anche di salmone, merluzzi e granchi. Credo sinceramente che la nostra pesca sia una risorsa altrettanto importante. In Alaska viene pescato il 60% di tutto il pesce statunitense. L'industria ittica locale impiega in maniera diretta e indiretta circa 50.000 persone e genera attorno al 10% del PIL alascano. Ma soprattutto in Alaska si estraggono sia petrolio che gas naturale, le cui riserve stimate sono tra le più grandi di tutti gli Stati Uniti. E se vogliamo capire davvero l'Alaska, dobbiamo ripartire da qui. Ecco, se noi ci troviamo in un posto meraviglioso come quello che vi stiamo mostrando, il merito è anche del nostro sponsor che ci accompagna dappertutto, ovvero NordVPN. E ci accompagna dappertutto per davvero, letteralmente, perché è la VPN con il maggior numero di server al mondo. Pensate che solamente in Italia ci sono ben 3 città da cui ci si può geolocalizzare: Milano, Roma e Palermo. Quindi la copertura e la velocità sono garantite in tutto lo stivale. Inoltre NordVPN è più di una semplice VPN. Infatti, se acquisterete i piani più completi, avrete diritto anche a Threat Protection Pro, che vi proteggerà da siti pericolosi e malware, e NordPass, che è uno strumento che vi permetterà di conservare in modo ordinato e puntuale e preciso tutte le vostre password, utilissimo, oltre ad una serie di altri servizi di sicurezza. Calcolate poi che NordVPN si attiene alla politica no log riconosciuta da Deloitte, quindi neanche loro sapranno mai dove state navigando. E inoltre NordVPN utilizza server offuscati per non mostrare ai provider che stai usando una VPN, e questo potrebbe essere utile per quando ci sono dei firewall molto aggressivi. E poi, vabbè, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma uno dei principali vantaggi di NordVPN è la geolocalizzazione, utilissima soprattutto quando si è al di fuori dell'Unione Europea. Ad esempio, io adesso mi trovo in Nord America, ma per il sito che sto visitando potrei essere ovunque nel mondo.
E l'offerta di Nord è vantaggiosa perché con un singolo account potete proteggere fino a 10 dispositivi. E magari vi state chiedendo, ma come posso fare per approfittare di questa occasione? Beh, molto semplice, perché in descrizione trovate sempre il link all'offerta migliore. Quindi noi ringraziamo ancora una volta Nord che ci permette di vedere posti incredibili e non possiamo che consigliarvelo per i vostri viaggi. Sì, sono Jason O'Cooley e lavoro per il Dipartimento delle Risorse Naturali in Alaska. Sono Chief Ranger per il parco statale di Ketchmark Bay fino al fiume Kasilov. Passiamo molto tempo nella baia facendo una varietà di attività di controllo diverse, come fermare persone per eccesso di velocità sulle strade, controllare le licenze di pesca nei fiumi o rispondere a operazioni di ricerca e soccorso nella baia. L'Alaska gode del più grande sistema di parchi naturali degli Stati Uniti. Ne conta oltre 120 e possiede il 60% di tutta la terra dedicata ai parchi nazionali dell'intera federazione. Siamo finalmente arrivati nel Parco Nazionale del Denali. Denali, che significa quello grande, riferito alla montagna del Denali, che è la montagna più alta del Nord America. Allora, Phil... Allora, mi è stato detto, ma ovviamente si tratta di una menzogna, che siamo quasi a metà del percorso. E ci confrontavamo prima io e Filippo, che tiene la telecamera. Generalmente quando le guide dicono così è perché siamo circa 1/10 del percorso. Quindi, Maya, per favore, inquadrala, per favore, così che tutti vedano la sua faccia. Confermo. È così, 1/10? Tito, malamente. E ci sono abbastanza ranger per un posto così grande? Non è mai abbastanza grande, sai? Quindi voi siete dove sta la gente. Sì, è quello a cui puntiamo, ma ci sono molte altre persone in molte altre aree che non controlleremo mai o che non troveremo, dove potrebbero fare cose illegali. Una di queste aree disabitate è il distretto amministrativo del North Slope, letteralmente il versante nord. È qui che nel 1986 è stato scoperto il primo giacimento petrolifero alascano, nonché il più vasto di tutto il Nord America. Ma c'è un problema: il North Slope non era disabitato, così come il resto dell'Alaska. Qui, prima degli americani, prima dei russi, proprio come nel resto degli Stati Uniti, c'erano le popolazioni native. In passato era principalmente l'esercito a controllare l'Alaska. Erano qui per primi, ovviamente. E poi arrivarono i missionari che cercarono di costruire in base alla loro cultura. C'era una barriera linguistica che non potevamo spiegare loro, un certo modo di costruire nella tundra dove c'è il permafrost. Principalmente cercavano di farci assimilare e diventare come loro. Circa il 15% della popolazione alascana è composta da nativi o da loro discendenti, riconducibili a 5 gruppi principali: Inupiaq, Yupik, Aleutini, Athabaschi e i cosiddetti indiani costieri. Il termine Alaska, grande terra, è di origine aleutina. Il razzismo non è evidente, è sottile. Penso che il servizio clienti non sia al 100% per i nativi, ma per le persone bianche vengono trattate bene, già. C'è molta discriminazione? Non proprio. Voglio dire, sta migliorando. Sì, sta diventando più diversificato. Attualmente Anchorage ha persone che provengono da tutto il mondo, sai. La scoperta del petrolio nel North Slope spinse il governo degli Stati Uniti a riconoscere le annose rivendicazioni territoriali dei nativi alascani. Nel 1971 Richard Nixon varò l'Alaska Native Claims Settlement Act, che riconobbe ai nativi americani quasi 18 milioni di ettari di terra e un'indennità compensativa per tutti i possedimenti persi in favore del governo federale di 962 milioni di dollari. Si tratta del più grande accordo di rivendicazione territoriale degli Stati Uniti di sempre.
Tutt'oggi la terra nativa e i relativi profitti sono divisi tra 12 corporazioni per un totale di più di 200 villaggi nativi. Potremmo pensare all'Alaska come un paradiso e per certi versi lo è, ma è proprio per questo che va protetta. Il resto del paese dipende molto da noi, quindi ecco che abbiamo questo scontro tra la crisi climatica e la pesca, e il come potrebbe essere influenzata dalla politica nazionale e dalle necessità. Di recente sono state proposte nuove trivellazioni in territorio alascano per cercare altri idrocarburi e minerali. Questi progetti sono stati fortemente osteggiati perché andrebbero a danneggiare l'ambiente, animali, pesci e piante già a rischio a causa del mutamento del clima. Certo, con il cambiamento climatico in Alaska e quello di cui mi occupo come guardia forestale o quello che vedo come guardia forestale nel corso degli anni, abbiamo il ghiacciaio Grewing dall'altro lato della baia. È una delle nostre aree più popolari e quel ghiacciaio si sta semplicemente ritirando. Dove 20-50 anni fa, durante gli eventi invernali, l'inverno era più freddo e il gelo arrivava prima. Ora abbiamo modelli meteorologici invernali che cambiano. E le tempeste colpiscono le nostre spiagge in modo molto più diretto. L'erosione avviene molto più rapidamente. In Alaska il ghiaccio sta svanendo più velocemente che in altre parti del mondo. Non è una buona notizia, visto che qui ci sono circa 100.000 ghiacciai, coprono il 5% dell'intero stato. Al cambiamento climatico si accompagna un'ulteriore sfida, l'incremento del turismo nell'ultimo decennio. Il mio nome è Eric Slater, sono il proprietario, chef e birraio della Seward Brewing Company qui a Seward, Alaska. Il turismo che si basa sul visitare solo birrerie o distillerie e dove le persone vanno semplicemente a visitare, puoi attraversare l'Alaska e semplicemente viaggiarci attraverso e fermarti in una birreria in ogni città e farlo diventare parte della tua vacanza. La gente considera questa parte della penisola come stagionale a causa del turismo. Siamo stati scoperti dalle persone degli stati più a sud, il che ha fatto salire significativamente i nostri valori immobiliari, che sono aumentati circa del 30% dallo scorso anno. E i nostri giovani e i loro stipendi non sono aumentati del 30% e sta diventando molto difficile per loro comprare casa e restare qui. Il turismo ha incrementato la pressione sulle nostre risorse limitate. Se non hai abbastanza strutture, abbastanza umanità e abbastanza istruzione, le cose possono danneggiarsi. Voglio dire, sono venuto qui l'altro giorno e non ho trovato un posto per parcheggiare. Questo non accadeva 10 anni fa. Con l'aumento della popolazione è più difficile, con l'infrastruttura che abbiamo, fornire lo stesso tipo di protezione o ridurre la degradazione delle aree popolari. Abbiamo anche un meraviglioso turismo qui. Questa è Camilla. Camilla è una delle nostre migliori volontarie dei parchi statali. Gentile da parte tua! Si occupa della manutenzione dei sentieri per noi oltre il golfo. Questo lato del golfo, Questo lato del golfo. sui sentieri. Ok. Vorresti dire qualcosa alla telecamera? Aspetta, il microfono. Sono una grande sostenitrice dei sentieri sul lato nord del golfo perché i percorsi dalla parte sud della baia sono principalmente per chi ha tanti soldi e per chi ha una buona condizione fisica. Andare laggiù costa tanto e una volta lì la salita è ripida. Ok, quindi avete avuto un primo suggerimento gratuito. Ricordatevi di questa signora. Che gli Stati Uniti e gli statunitensi siano interessati a proteggere l'Alaska è una certezza assoluta. Mi chiamo Adam Stover. Vivo qui a Anchor Point, Alaska. Lavoro qui a Homer e vivo qui dal 2005. Sono entrato nell'esercito. Sono stato nella Marina degli Stati Uniti dal 1999 al 2001. Credo ci siano 4 basi militari in Alaska. Le basi dell'Air Force di Eielson e Delmendorf-Richardson, quelle della US Army a Fort Wainwright e Fort Greely, oltre alla stazione radar della Space Force nei pressi della cittadina di Anderson. Avere l'esercito qui è sicuramente di massima importanza, esclusivamente per via della sua posizione rispetto al resto degli Stati Uniti. Come puoi vedere, la Russia si trova proprio a largo della costa dell'Alaska e hai probabilmente visto nei notiziari dove intercettano bombardieri russi, navi e cose del genere. Ed ecco perché l'Alaska è strategicamente molto importante, ricca di risorse naturali, è sicuramente qualcosa da proteggere.
A tal proposito c'è un dato molto particolare: il 10% della popolazione alaskana è composta da veterani come Adam. Si tratta della percentuale più alta di tutti gli Stati Uniti e non è difficile capire il perché. Credo che ciò che attiri veramente qui le persone sia la fauna selvatica, per non parlare dello spazio. Da quando siete qui avete visto quanto sia bella l'Alaska. Esatto. Purtroppo l'Alaska non è un'utopia. Solitudine, alcolismo e violenza domestica sono all'ordine del giorno, ma non dobbiamo pensarla unicamente come un luogo freddo, chiuso e inospitale. Anzi, qui molte persone vengono ad abitare e a lavorare. Mi sono appena laureato, ma il motivo specifico per cui ho scelto l'Alaska è stato proprio perché volevo un posto dopo la scuola dove avventurarmi, un posto dove non ero mai stato, un posto con viste bellissime come questa. E sono stato fortunato a poter lavorare durante l'estate con alloggio e cibo pagati. Faccio un po' di tutto, servo i piatti ai tavoli, molti piatti ogni giorno, i piatti non finiscono mai. Ma solo le viste, svegliarsi ogni giorno con questo è fantastico, facendo ogni giorno bellissime escursioni, vedendo la fauna selvatica, tutte cose che non ho nel Connecticut. Le persone sono meravigliose e la mia onesta opinione delle persone qui è che sono amichevoli, gentili, calde e accoglienti. Sono chef in Alaska dal 1996, da quando mi sono trasferito qui dallo stato di Washington. Quindi avviare un'attività a Seward in Alaska è stata dura e Seward è davvero difficile. Seward non aveva mai avuto una propria piccola birreria prima, quindi siamo tra i primi ad essere venuti qui a farlo. C'è una cosa dell'Alaska che oltre alla natura remota ci ha colpito più di tutte: l'estrema affabilità delle persone, il loro entusiasmo incrollabile. Insomma, il loro essere lo stereotipo dell'americano medio, ma in maniera diversa. Gli alascani conoscono bene la loro terra e ciò che la circonda. Sanno che l'Alaska è dura, che non si può sottovalutare, ma anche che è fragile. Ciò nonostante non la scambierebbero per nulla al mondo, come se fosse stata la natura stessa ad averli forgiati. È un posto bellissimo, ti sorprenderà, non c'è niente di paragonabile. Anche quando sono cresciuto nello stato di Washington è simile, ma quando mi sono trasferito qui ero tipo... E ogni giorno quando sono qui sono semplicemente stupito dal posto in cui vivo. C'è qualcosa di importante che non ho menzionato, ma che secondo lei sarebbe importante dire alla videocamera? Al mondo? Sì, al mondo. Sì, venite in Alaska. Visitatela, visitate l'Alaska. È divertente, bellissima e adesso è fresca. Chiamatelo capitalismo se volete. E sì, l'Alaska è uno stato ricco, con un PIL pro capite che è il doppio di quello dell'Italia, costruito sulle risorse naturali e sull'espansionismo, ma non è soltanto la terra di chi vuole andare a caccia e fare escursioni o bere birra. Gli americani, alascani o meno, credono sempre e comunque di essere i migliori, che ce la faranno a risolvere i loro problemi e che tutto andrà bene. Lasciamo da parte qualsiasi forma di arroganza e chiediamoci cosa accadrebbe se anche noi affrontassimo la vita e il futuro con lo stesso sano ottimismo e la stessa voglia di fare. In fin dei conti lo spirito americano è nascosto proprio qui, in Alaska, come una pepita d'oro tra i torrenti, i boschi, i villaggi della tundra e della taiga. Guardare sempre avanti, anche al di là dell'ultima frontiera. Ora il viaggio nostro si conclude qui, quello in Alaska, ma il viaggio di Nova Alexio continua, infatti noi ci vediamo in Georgia, ma non lo stato americano, quindi rimanete con noi.